Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di questo monopiede Sirui P326 e della testa L10 Tilt. Ma prima una premessa. Sono stato in compagnia del mio fido Manfrotto fino a qualche giorno fa, però è anche vero che qualche piccolo limite, soprattutto la testa, ce l'aveva e quindi ero andato a vedere per una testa da mettere, perché questo fatto che la testa sia comunque non sia regolabile, sì è vero che c'è un tilt e uno shift, però non è, come vedete, non si muove in maniera modulata, bisogna serrare col tempo, era un pochettino anche, diciamo, si era un po' sciupata. Ho visto che RC Foto Livorno aveva un Sirui ad un prezzaccio e non me lo sono fatto scappare. Adesso vi parlo proprio di quello, più raccolto del mio, 6 sezioni, un pochettino più modulabile, ma tante accortezze che lo rendono, dico, quasi unico e mi avvantaggiano rispetto all'altro, perché una volta, soprattutto i primi tempi, quando insomma anche l'economia era diversa, si stava davvero attenti a cambiare le cose, si portavano, questo ce lo raccontano anche i nonni, si portavano le scarpe finché avevano i buchi alle suole, gli abiti si passavano da fratello a fratello man mano che si cresceva. Insomma, io ho imparato anche che una cosa, quando poi mi sa stretta, si cambia, ma finché continua ad andare bene non vale la pena cambiarlo, nel senso che fa il suo lavoro. Poi certo mi piacerebbe, forse se guadagnassi molto di più avrei qualche cosa di più, ma alla fin fine cerchiamo di guardare a quello che è l'utilizzo, l'efficacia reale di un oggetto, vale per gli obiettivi, per le fotocamere, cavalletti e accessori compresi. Qui mi è capitata l'occasione, allora diciamo che mi sono tolto anche un po' uno sfizio di un sogno che avevo. Ma per esempio, guardate, questa è una cosa che a me serve realmente. Vedete, svitando qua esce la punta. Una punta che fa presa, per esempio, sulla roccia. Sapete quante volte mi è capitato di puntare il mio monopiede, ma avendo una parte gommosa anche un pochettino rigida, slitta giù. Terrore. Con questo non succede. Poi certo un'impugnatura ancora più generosa qua, e quando fa freddo lo sapete tutti cosa significhi, guanti o non guanti, capita di toccare la parte delle gambe del cavalletto, del monopiede, che non hanno la protezione e fa freddo. Carbonio è un po' più leggero, è più alto, è più resistente, ma è più leggero, e anche questo ben venga, perché gli anni vanno avanti anche per il fotografo. 6 sezioni, sì, questo potrebbe essere l'unica cosa che mi impiccia di più, nel senso che devo aprire e chiudere una sezione, 2 in più, non c'è quello scatto veloce, però anche è vero che è molto più facile accomodarli, chiude molto meglio, e soprattutto la robustezza, guardate che sezione, è già robustezza perché ci posso caricare sulla testa che ho scelto fino a 10-15 kg, impressionante. E allora andiamola a vedere questa testa, una testa che è fornita della piastra, ma c'è anche un'altra cosa in più. Già, questa è una piastra con l'attacco Arca Swiss, e sapete bene, quando dobbiamo andare a montare degli obiettivi che hanno già nella loro staffa quell'attacco, il gioco è fatto. Infatti ci monto ad esempio il Tamron, scusate che non è inquadrato, ci monto il Tamron che nella sua staffa è dotato dell'aggancio Arca Swiss, e non mi serve mettere la piastra aggiuntiva, viaggio già con questo. E poi l'altro aspetto, ora l'ho montato rovescio, perdonatemi, non lo starò a girare, l'altro aspetto è questo pomello così ampio e frizionabile, guardate come diventa veramente un gioco modulare, e anche questo c'è. Poi certo c'è anche la bussola, perché no? Serve anche quella. C'è il moschettone per attaccarlo allo zaino o attaccarselo in cinta, se così c'è un comodo passamano, ma quello c'era anche con Manfrotto. Insomma, sono davvero molto contento di questo accessorio di cui mi sono dotato. La componentistica è di assoluta qualità, a partire dalla piastra. Perché? Perché è leggerissima. E ve l'ho detto, questa testa tiene fino a 15 kg. Molto modulabile, molto ben organizzata. E poi c'è ancora qualcosa che non vi ho raccontato di questo monopiede, che nel momento in cui vado a sfilare, a smontare la testa,
mi trovo una vite che è filettata con il doppio passo. Eccola qua, vedete? Larga e stretta. Questo significa che quando devo viaggiare leggero, sebbene questa testa che ho scelto è una testa da 330 grammi, non è effettivamente tra le più leggere, ma porta anche 15 kg, che forse io non li caricherò mai, ma con un obiettivo da 4 e un corpo camera da 1,5 sono ampiamente al riparo. Mettici un moltiplicatore, un battery grip, insomma si fa presto a far peso, altrimenti si può montare o l'uno o l'altro direttamente qui quando si va leggeri e senza avere quella testa lì, oppure mettendone una più leggera. Qui siamo veramente a dei livelli di assoluto primato, perché è davvero leggerissimo. Sì, è ben più alto di me e vi direte, ma che te ne fai? Che te ne fai? Ti spiego subito che me ne faccio. Sapete quante volte per guadagnare un pochettino di prospettiva, perché non sempre mi porto gli obiettivi decentrabili, salgo su una roccia, su uno spuntone, su una staccionata, da qualche parte che possa alzarmi, e però non ho lo spazio per poggiare il cavalletto o comunque il monopiede. Ecco il perché un po' più alto non mi disturba affatto, non mi dispiace affatto, tutto a patto che sia leggero come questo. E allora grazie a tutti voi amici, spero di avervi presentato un accessorio che io utilizzo tantissimo, per me è indispensabile perché cammino, mi muovo, quando vado in escursione non sempre porto il cavalletto e grazie a sensori stabilizzati, obiettivi stabilizzati sempre più performanti, mi accorgo che mi trovo ancora meglio utilizzando questo perché fa davvero il suo lavoro. A voi tutti grazie amici e alla prossima!